Buongiorno amici del canale! Avete seguito l'uscita del mio nuovo prodotto fichissimo, il mio nuovo idrorepellente Magic Water? Non potevo che non girarvi un bellissimo tutorial che vi spiega bene come si utilizza e quali garanzie vi do per la tenuta nel tempo. E ho trovato questa bellissima panchina che ho salvato anni fa da un garage di un amico che stava sgomberando e buttando via tutto, per far sì che ci sia proprio la prova concreta di quanto durerà nel tempo, perché io oggi la faccio e negli anni vi farò una ripresa veloce sui vari social con un post, con un video velocissimo in cui vi dico come si comporta l'idrorepellente. Ovviamente io ho già fatto dei test, sono sicura della sua elevatissima garanzia tenuta negli anni, ma con voi partiamo da oggi e vedremo nel tempo come si comporta. Quindi vecchie assi di legno verniciate con non so quale smalto che nel tempo hanno assorbito e oggi le svernicicherò col super sverniciatore biodegradabile Magic Paint, dopodiché faremo un lavaggio di colore e poi proteggeremo con l'idrorepellente Magic Paint. Ovviamente lo stesso procedimento lo faremo anche sulle gambe che sono in ferro, fantastiche, molto resistenti, ma che hanno ben 3 mani di colore. Partiamo? Mi raccomando, quando aprite lo sverniciatore Magic Paint date un bel giro con un legnetto, girate un bel po'. Tutti i componenti devono amalgamarsi alla perfezione. Dopodiché uno strato abbondante su tutta la superficie. Se lavorate al sole non va bene, se lavorate in correnti d'aria non va bene. Dovete stare in un posto con una temperatura stabile, né troppo caldo né troppo freddo e mi raccomando non aria diretta. Ne metto un goccino così e poi lo spalmo bene bene bene. Poco poco prodotto, ecco qua, ne ho messo pochissimo, in realtà pochi cucchiai. Ricordate, le lastre sono in legno, le gambe sono in ferro, ma con lo sverniciatore si va su tutte le superfici. È passata una mezz'oretta e inizio a sverniciare con la mia spatolina di ferro e un vassoietto per recuperare il tutto. Mi raccomando, questi legni molto assorbenti, molto vecchi, possono aver assorbito tantissimo il colore, quindi possono essere anche tinti, macchiati. Non vi preoccupate, poi vediamo come risolvere. Ecco qua. Guardate tutti gli strati che stavano scrostando, come vengono via facilmente ora. Io tolgo tutto ciò che stava scrostando e quindi non era saggio tenere per la futura colorazione. Proseguo.
Le mie asse di legno sono completamente sverniciate. Vedete che sono ancora macchiate, questo perché? Perché negli anni hanno dato sopra questi legni ben 3 mani differenti di colore. Evidentemente il primo verde era un verde molto slegato, molto diluito, quasi tingente ed è penetrato nel legno. A me non dà fastidio, non mi spiace, perché? Perché creerò un lavaggio tingente ma con il mio Super Lucky Forest, un verde veramente bello che con un solo passaggio e per di più diluitissimo, quindi utilizzeremo pochissimo colore, bassissimo costo, andremo a coprire questo tremendo verde bandiera. Quindi ora le mie assi sono state sverniciate, ho passato un pannettino con acqua ammoniaca per togliere gli eccessi dentro la vena e ho un legno veramente bello, veramente molto piacevole a tatto, grezzo. Ora preparo il lavaggio. Mi raccomando, ricordate sempre di girare bene il colore quando si apre un nuovo barattolo, come me in questo caso, e tutte le volte che ricominciate a verniciare. Metto in una scodella, la mia super scodella arancione Coipua, diciamo 4 cucchiai di colore. Stop. E ora acqua, perché il lavaggio per tingere i legni grezzi si fa con il colore diluito. Decidete voi quanto diluire, ovviamente più mettete acqua più il colore si alleggerisce. Io parto mettendone un pochino, diciamo che ho messo 3 cucchiai di acqua e poi girando a sentimento, come dico spesso, decido se mi basta oppure no. Ricordate sempre che l'acqua deve essere ben miscelata alla pittura e deve essere comunque sempre un po' cremosa. Quindi giro bene e procedo col colorare. Ora tenete vicino a voi una spugnettina abrasiva, media o fine, e un pannettino in microfibra umido e strizzatissimo. Questo ci aiuterà ad alleggerire il lavaggio. Questo è il colore, fluido ma comunque sempre con una base cremosa, perfettamente miscelato. Il trucco per fare un buon lavaggio di colore è decidere subito all'inizio quanta acqua mettere e tenere sempre il colore e la pittura ben miscelati. Ora scarico il pennello e inizio a colorare. Il primo test è guardare come tinge e quanto beve il legno, perché non tutti i legni sono uguali e non tutti assorbono il legno nello stesso identico modo. Questo legno è molto vecchio, molto secco, ha molta sete e guardate, mi basterà pochissimo colore, coprirò tutto con una mano e man mano che si assorbirà tornerà di nuovo a essere trasparente. La magia però ve la faccio vedere tra un po' quando inizia ad asciugarsi. Copro bene tutto, tanto tra pochissimi istanti, quando la pittura sarà assorbita dal legno, vedrete che magia facciamo. Asciugo con il phon per velocizzare e farvi vedere la tecnica. Su un legno grezzo la velocità di asciugatura è tantissima. Quindi phon, aria calda e pochi istanti. Guardate la vena come inizia ad uscire fuori una volta che è stata assorbita la vernice. Spugnettina abrasiva, fine. Un pannettino umido ma strizzatissimo, si carteggia un po' e si tira fuori un po' di carteggiatura e un po' di legno. Aspiro. Pannettino in microfibra un po' umido ma strizzatissimo. E guardate che legni abbiamo fuori. Che differenza, eh? Adesso
prima. Continuo con il retro e le altre due assi. Quella che vedete di fronte a me è una delle due gambette di ferro della panchina. Abbiamo sverniciato per bene utilizzando una spatola e abbiamo tolto tutto quello che si stava staccando. C'erano 3 mani di vernici sopra questa verdina che ancora intravedete con qualche crosticina e sopra la base arancione. La base arancione è un vecchissimo antiruggine che si utilizzava molti anni fa, che si chiama Minio, e aveva una base di piombo. Ultimamente non si utilizza più, non è un gran materiale e soprattutto non fa molto bene alla salute, quindi per favore non andate a carteggiarlo troppo sollecitando il respiro, perché non si deve fare, e questo è uno dei motivi per cui io non ho sollecitato la base. Primo, non voglio portarlo a sabbiare, perché altrimenti andrei in una qualsiasi carrozzeria e mi farei tranquillamente sabbiare le basi, ma non ho voglia di fare questo ulteriore passaggio, quindi mi sono accertata utilizzando una mascherina di levare bene tutto con la mia spatola e ho tolto eventuali eccessi con una spugnettina e acqua e ammoniaca. Quindi ho tolto tutto quello che si staccava. Quello che è rimasto staccato rimarrà qui, ok? Quindi occhio quando vi dicono di carteggiare, perché non tutte le basi, soprattutto fatte con vernici molto vecchie, di cui non conoscete i componenti, vanno sollecitate con la polvere, con la levigatura. La polvere fa male. La base la colorerò con Nuit Parisienne, farò una base nera e coprirò tutte le imperfezioni. Se volete voi fare una base ancora più particolare, lavorata materica, ricordate che potete sempre aggiungere alla vernice Magic Star, la polvere materica. Io ora vado di vernice pura. Giriamo sempre bene, vernice pura, pennello non troppo carico perché sennò facciamo le goccioline e andiamo a verniciare. Se volete picchiettate in modo da effettuare questa stesura molto materica o altrimenti fate questo tipo di stesura qui, molto raffazzonata. Diciamo che su una base del genere che ha molte incongruenze è il meglio. Io faccio un po' picchietto e un po' stendo. Ed eccolo qui, Magic Water, il super idrorepellente Magic Paint. È un prodotto veramente meraviglioso, è un bicomponente che vi permetterà finalmente di ricolorare tutto ciò che è a contatto con l'acqua. Cosa vuol dire? Non contatto costante tipo all'interno di una piscina, no, ma tutto ciò che viene toccato dall'acqua, tipo le piastrelle di una doccia, tipo le piastrelle dietro il lavandino della cucina, tipo la mia panchina che starà nel parco, e vi insegnerò come stenderlo, vi insegnerò tutti i trucchi per far sì che ci sia un'ottima catalisi tra la base e appunto la catalisi. Questo è l'oro colato, ciò che farà diventare il nostro super idrorepellente protettivo al massimo per acqua e comunque anche graffica, calpestio, usura. È importantissimo quindi capire bene che i componenti vanno miscelati alla perfezione. E qui di fronte a me vedete ora che c'è una scatola molto grande che all'interno ha 750 ml più la catalisi. Mica dovete usarla tutta, no, anche perché una volta che 2 componenti sono miscelati vanno usati in 2 ore. Perché 2 ore? Perché vuol dire che asciuga in fretta, vuol dire che è un ottimo idrorepellente, quindi meno tempo ci mette ad impiegare, meno catalisi si utilizzerà, più è elevata appunto l'idrorepellenza, la qualità degli eccipienti. Quindi
Non utilizzerò ovviamente tutto il barattolone da 750 ml, ma peserò solo quello che mi serve. E quindi sì, potete comprare il barattolo più grande, il barattolo che vi occorre, perché c'è in versione 750 e 250, utilizzare anche solo quello che vi serve. L'importante è chiudere sempre bene i barattoli, ma già siete abituati con Magic Paint. Avete una scatola molto carina, ma non è solo carina, utilissima anche per ricordare tutto, perché qui c'è tutto, tutte le istruzioni, come preparare il supporto, a che temperatura, mi raccomando gli sbalzi, i tipi di materiali su cui può essere utilizzato, a che cosa serve realmente, e qua dietro tutto ciò che occorre per la miscelazione. Quindi mi raccomando, se vi salterete quando sarà ora qualche passaggio, ricordate sempre che il video c'è, ma c'è anche la scatola che è piena di istruzioni dettagliate ma facilissime da utilizzare. Quindi se io ora non voglio utilizzare tutta la mia confezione, posso o dividere per 2, o dividere per 3, o dividere per 4, fare quello che mi pare e pesare i miei componenti. Posso anche dividere per 5. L'importante è che si mette diviso per 5 di questo e diviso per 5 della catalisi, ok? Dopodiché, se volete, aggiungiamo anche un pochettino di acqua, ma non è necessario a tutti i costi, dipende da che stagione è quella in cui state utilizzando l'idrorepellente. Partiamo. Lui è 750 grammi, lui è 75, molto facile. Quindi diviso 4 sarebbe più o meno 187 grammi. Io arrotondo, perché mi piace arrotondare e odio la matematica, quindi vaschettina, accendo la mia bilancia e metto più o meno 200 grammi. Però mi raccomando, quando aprite il barattolone, la prima cosa da fare è girare non bene, benissimo, più che bene. E non si gira con nulla che sia legnoso, perché può avere delle scaglie, può perdere dei residui e può anche essere umido, ma questa cosa ve la spiego benissimo anche qua sulla confezione. Quindi si apre bene il bicomponente B, che ovviamente è naturale, inodore, e si gira un po', sempre il solito discorso, si mette in testa una canzone, la si canta tutta, quando è finito siamo a posto. La bellezza di questo bicomponente è che anche se ora lo vedete bianco e lattiginoso, nel momento in cui sarà asciutto, sarà completamente trasparente, la finitura è satinata, una bellissima texture. Io l'ho utilizzata sulle finestre di casa mia, le ho riportate proprio al legno grezzo, ho passato una mano di marron glacé e poi ho passato l'idrorepellente. Sono delle finestre molto antiche, sono bellissime. Ho girato e ora metto 200 grammi sulla mia bilancina. La catalisi quindi sarà 20 grammi. Ancora un goccio. 20, perfetto. Il trucco per far sì che la catalisi si conservi perfettamente tantissimo tempo è pulire bene il tappino, mettere un pochettino di plastica tipo quella di alimenti e chiudere bene. Plastica, si piega bene, si mette sul tappino, si mette l'altro tappino di sicurezza, poi si abbita ancora. In questo modo la catalisi si conserverà tantissimo tempo e ovviamente la stessa cosa va fatta anche con il barattolone grande. Se state utilizzando l'idrorepellente Magic Water d'estate o in un periodo estremamente caldo, potete mettere anche all'interno un goccino di acqua. Sulla scatola è scritto in modo molto preciso quanta acqua mettere per il formato 250 e quanta acqua mettere per il formato da 750. In tutto questo formato dovreste mettere 40 grammi di acqua. Siccome abbiamo fatto diviso 4 sarebbero 10, però diciamo che possiamo fare 12 grammi di acqua. Perché? Perché abbiamo messo 200 grammi e non 175. Prima però di mettere l'acqua si gira bene e si gira sempre con qualcosa che non sia legno, mi raccomando. Potete anche utilizzare un cucchiaio di plastica, di ferro, l'importante è che non sia legno. Nel momento in cui i componenti sono perfettamente miscelati possiamo poi aggiungere un goccino di acqua. Guardate nel punto in cui ho messo il catalizzatore come è più denso, perché la catalisi è veramente di qualità, elevatissima, e quindi fa sì che la tenuta, l'antigraffio, la resistenza agli urti, ma soprattutto l'idrorepellenza negli anni sia veramente a livelli altissimi. Questo è un prodotto professionale che però può essere utilizzato da chiunque, quindi mi raccomando, dovete seguire molto bene i miei accorgimenti oggi. Benissimo.
Come ci siamo detti prima, ora che i componenti sono ben miscelati, mettiamo un goccino di acqua, 12 grammi. Perfetto, giro ancora bene. Per la stesura perfetta dell'idrorepellente potete utilizzare sia il pennello che il rullo Magic Paint, però vi consiglio questo nuovo pennello, Super Seal che si chiama, ha una setola sintetica che stende veramente bene l'idrorepellente. Ovviamente lo potete utilizzare anche per le vernici, meglio se un pochino diluite, e per il protettivo classico Magic Paint, un grandissimo protettivo. Mi raccomando, questo pennello ha uno spessore più elevato e una setola morbida, ma comunque rigida quando serve, perfetta per contenere all'interno il giusto quantitativo di vernice, di idrorepellente, e per stenderlo molto lentamente senza fare né accumulo né segni. Quindi ne prendo poca, carico il pennello come sempre, scarico senza strizzare troppo in modo che all'interno del mio pennello resti il prodotto e inizio a stendere l'idrorepellente. Non vi preoccupate se ora notate, come vi dicevo prima, che è biancastra la soluzione idrorepellente. Nel momento in cui sarà asciutta sarà completamente trasparente. Stendere sempre seguendo la lunghezza del legno. E una cosa a cui dovete fare veramente attenzione oggi, e soprattutto quando utilizzate un idrorepellente, è di non dimenticare neanche 1 millimetro di superficie, perché l'idrorepellente funziona bene quando fa il suo lavoro di protezione lavorando come una guaina, come un qualcosa che è proprio un cappotto sigillante. Quindi se voi dimenticate alcuni punti in cui non mettete l'idrorepellente, in quel punto si insinuerà l'acqua, e se si insinua l'acqua si va a fare il suo spazio sotto la superficie dell'idrorepellente che avete steso e nel tempo non terrà. Per questo prima vi dicevo, l'idrorepellente è un ottimo prodotto, ma dovete stenderlo bene, rispettando le linee guida e rispettando questo metodo di stesura. Ho dato una prima mano sulle mie assi e guardate quanto idrorepellente ho ancora, tantissimo. Quindi mi raccomando, pensate bene a quello che state facendo. Un barattolo da 7,50 di idrorepellente vi fa coprire fino a 10 metri quadri per 2 mani, quindi è una coprenza eccelsa, una grandissima protezione. Ora passo direttamente sulle mie gambine e dovrò fare molta attenzione, perché l'idrorepellente qua va steso, ok, dappertutto, ma anche sotto la gambina. Perché? Perché se noi sigilliamo bene la base, l'umidità non andrà a inserirsi sotto. Stesso pennello, stessa ciotolina e parto. Mi raccomando, picchiettate bene per far entrare bene l'idrorepellente e poi lisciate in modo che sia bello satinato. È arrivato il momento di stendere la seconda mano del mio idrorepellente. Oggi è una giornata di sole, di caldo estremo, e quindi mi appresto a dare la seconda mano di idrorepellente prima delle 2 ore. Perché? Perché è asciugato veramente molto in fretta. Se sentite in profondità è completamente evaporata tutta l'acqua, è secchissima la superficie, quindi sono tranquilla e passo già alla seconda mano di idrorepellente. Ma se per caso voi avete bisogno di più tempo perché ha asciugato poco, ricordate sempre, create meno quantitativo. Io ne ho fatto 200 grammi, fate solo 100 grammi di prodotto e lo rifate, perché ricordate sempre la catalisi dura 2 ore, 2 ore e mezza. Poi diciamo che più si aspetta, più si rischia di trovare un prodotto gelatinoso che sta cercando di addensarsi. Ok? Ciò non vuol dire che non protegga, però rischiate che diventi completamente freddo e secco. Quindi ora io stendo la mia seconda mano di idrorepellente perché la superficie è pronta, è asciutta, secca.
Ciò non vuol dire che si può già utilizzare, vuol dire che è pronto per una sovraverniciatura. Bisogna fare molta attenzione quando si proteggono legni come questo qua, di andare bene in profondità nelle scanalature. Quindi ricordate sempre, è un ottimo metodo quello della pennellata incrociata. Quindi stendo in un verso e massaggio subito nell'altro verso. In questo modo saremo proprio sicuri di andare bene in profondità nelle venature del legno, essendo appunto questo legno molto molto venato in profondità. Sono allo scoccare delle 2 ore e mezza, quindi ho già passato le 2 ore e guardate come si presenta l'idrorepellente. Come vedete sta iniziando a rapprendersi sempre di più, come uno yogurt molto molto denso. Quindi mi raccomando, non superate di troppo questa tempistica, ok? Bisogna essere veloci. Però io ho dato 2 mani quasi dappertutto, quindi ho rispettato al massimo i tempi. Seconda mano di idrorepellente sulle zampine in ferro. Lo spalmo generosamente dappertutto e poi tiro in modo da non creare accumuli. Anche questo restyling è finito. Come vi dicevo prima, l'ho messa fuori casa mia e quindi i colori che ho scelto devono essere completamente in linea. Ho scelto il Lucky Forest, un verde bellissimo, senza tempo, profondo, perfetto per questo tipo di restyling. E le gambine sono come nuove. Nel tempo, giuro, vi farò dei post e vi terrò aggiornati sull'andamento, ma sono sicura che per tantissimi anni questa panchina sarà perfetta. Questo idrorepellente farà veramente bene il suo lavoro. Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto e mi raccomando, nei vostri restyling utilizzate i colori che vi sembrano adatti per il contesto. Ciao!